Nel credo imperiale c'è una figura leggendaria che quando viene nominata genera grande entusiasmo. Anche quando l'ho messa nel sondaggio riservato agli abbonati del canale, ha sbaragliato i suoi avversari. E tenete conto che tra le opzioni c'era anche Santa Celestina. Oggi vi racconto la storia, o meglio le storie, di Ollanius Pius, il soldato imperiale che si frappose tra l'imperatore e Horus durante il loro celebre duello finale. Ma prima vi ricordo che questo è un video senza impegno, pensato per riassumere in maniera semplice qualche piccolo stralcio del vasto universo di Warhammer 40.000. Molti dei dettagli sono stati semplificati in favore di una narrazione più scorrevole, oppure si sono semplicemente persi nel lore. Come sempre ringrazio i tremeni dei del caos per avermi aiutata nella realizzazione del video e vi auguro una buona visione. Ollanius Pius è un nome a cui molti soldati della Guardia Imperiale rivolgono una preghierina quando stanno per affrontare una situazione difficile o senza speranza, che nel 42esimo millennio è un normale mercoledì. Ma chi è di preciso? Si tratta di un santo del culto imperiale vissuto ai tempi dell'eresia di Horus e 10.000 anni dopo celebrato come patrono dell'Astra Militarum. La sua iconografia compare spesso sugli stendardi dei reggimenti e la medaglia dell'ordine di Ollanius Pius è considerata una grande onorificenza. Se dovessimo fare un paragone con la nostra cultura, mi viene in mente San Giorgio, che è ancora il patrono dei soldati, cavalieri e di combattenti. Stando alla leggenda, Ollanius Pius fu un semplice soldato della Guardia Imperiale che, pur sapendo di non avere alcuna possibilità di successo durante lo scontro finale tra Horus e l'imperatore, avvenuto al culmine dell'assedio sulla Terra, non esitò un secondo a mettersi di fronte a un Horus gonfio di poteri perniciosi per proteggere l'imperatore, in quel momento spompato dagli attacchi subiti. Ovviamente venne ucciso in 0,3 secondi. Il suo contributo alla battaglia resta solo sul piano morale, perché a livello fisico è un po' come vedere un tenero cincillà in mezzo a un incontro di wrestling. Sempre secondo la leggenda, però, il suo eroico sacrificio fu quello che fece definitivamente comprendere all'imperatore che Horus non era più recuperabile e che doveva sciogliere le sue ultime remore per ucciderlo. Insomma, quella di Ollanius Pius è una storia di sacrificio estremo. È l'umanità che si immola per difendere se stessa e il suo salvatore da tutti i mali. Ed è la propaganda perfetta. Combattere per l'Imperium è una cosa nobile di cui andare fieri. Praticamente è la versione grimdark del "sto facendo la mia parte" di Starship Troopers. I più attenti di voi però potrebbero aver notato che nella storia di Ollanius Pius, così come ve l'ho raccontata, ci sono un po' di incongruenze. Tanto per cominciare, ai tempi dell'eresia di Horus, la Guardia Imperiale non esisteva. Era invece l'esercito imperiale, poi scisso in Guardia e Marina. Ma questa è una sottigliezza per puntigliosi che dicono si dice Astra Militarum e non Guardia Imperiale. In alcune versioni l'evento avviene sulla Terra, nel Palazzo Imperiale, invece che sulla Spirito Vendicativo, la nave ammiraglia di Horus. In altre versioni Ollanius Pius non è un soldato umano, ma uno Space Marine in armatura Terminator, cosa che fa salire il tempo necessario alla sua uccisione almeno di qualche decimo di secondo. In altre versioni ancora Ollanius Pius non è né un soldato umano né uno Space Marine, ma un Custodes. In altre un titano di classe Warlord o un gigante femmina. Parliamo di una storia vecchia di 10.000 anni, passata per chissà quante riscritture e interpretazioni. Per di più in un universo vastissimo, dove l'informazione non è libera né facilmente accessibile. Il vero casino in realtà è quando ci spostiamo nell'off-game, perché la verità è che buona parte delle storie che girano all'interno della community di Warhammer si basa su un'interpretazione piuttosto libera di alcuni testi ufficiali e molte voci di corridoio. Partiamo dall'inizio. La prima apparizione di Ollanius Pius arriva in White Dwarf numero 109 del gennaio 1989, un trafiletto minuscolo sotto un'immagine che spiega al lettore come quello ritratto sullo stendardo sia un santo della Guardia Imperiale, venerato in ricordo del suo sacrificio, quello di essersi messo in mezzo a Horus e all'imperatore durante l'assalto al Palazzo Imperiale. Nessun'altra informazione. Questo nella prima edizione del 40.000, quando tutto era ancora da decidere e i dettagli potevano cambiare radicalmente nel giro di pochi mesi. E anche il racconto dell'eresia di Horus in quel periodo viene modificato un'infinità di volte. Infatti l'anno successivo, sul manuale Realms of Chaos, The Lost and the Damned, la storia è diversa. Lo scontro finale è spostato sulla nave di Horus e in questo raccontino di William King l'eroico sacrificio viene compiuto da uno Space Marine in armatura Terminator. Attenzione però che non viene mai chiamato Ollanius Pius, anche se la situazione è praticamente la stessa. Da qui in poi, ve lo dico, è un casino. Nelle mie ricerche ho tentato più volte di seguire le varie apparizioni del santo, ma è stato il delirio. Di certo ho capito che la trasformazione in Custodes avviene tra il 2004 e il 2007, nella versione più vecchia del racconto, pubblicata nella collana di artbook Vision of Heresy. Dico più vecchia perché negli anni successivi sono state pubblicate diverse ristampe aggiornate, dove è tornato ad essere un generico soldato imperiale. Ma anche qui il nome non viene più detto esplicitamente. La mia impressione è che gli autori GW siano rimasti volutamente sul vago, lasciando che il mito di Ollanius Pius crescesse. Una leggenda che trascende la barriera tra l'universo di gioco e il nostro, gonfia di mistero e caos in entrambi. A rimettere le cose a posto ci ha pensato Dan Abnett, che a partire dal 2012 ha ripreso in mano la situazione, introducendo nei romanzi della serie Horus Heresy, oggi il canone sull'eresia, la spiegazione su chi sia davvero
vero Ollanius Pius, cioè un mito, una figura inventata, nata dall'unione delle storie e delle gesta di diversi personaggi, vissuti al tempo dell'eresia di Horus. Il primo e più importante è Ollanius Person, un perpetuo, un rarissimo essere umano immortale, in grado di rigenerare quasi qualsiasi ferita, come gli immortali di Highlander. E Person ai tempi dell'eresia di Horus ha circa 45.000 anni, quindi è molto più vecchio dell'imperatore stesso. I due tra l'altro sono molto amici, perché Person era stato il suo più fidato generale, poi avevano avuto un diverbio sulle conoscenze proibite custodite nella torre di Babele e avevano litigato, perdendosi di vista. Dopo qualche millennio e tanti combattimenti, Person si ritrova a fare il contadino sul pianeta Khalt, tanto che qui lo chiamano All Person il Pio, perché anche se vive in un imperium illuminato che disprezza la religione in favore della scienza, è un fervente cattolico. Allo scoppio dell'eresia di Horus, mentre Khalt viene presa d'assalto dalle forze traditrici, una visione profetica inviatogli dall'amico John Grammaticus, un altro perpetuo, fa intendere che senza il suo intervento l'imperatore perderà la battaglia e l'umanità sarà condannata. Quindi, assieme ad alcuni compagni e dopo una lunga serie di peripezie e avventure tra lo spazio e il tempo, Person riesce a raggiungere la Terra durante l'assedio. Qui ritrova l'imperatore, ormai talmente tanto incazzato da essere a tanto così da trasformarsi nell'entità chiamata il Re Oscuro, una sorta di nuovo dio del caos, necessario a sconfiggere Horus e gli dei del caos. Con un buon discorso e un abbraccione, però, Person riesce a calmare il suo amico, convincendolo ad affrontare lo scontro con più calma, senza per forza far detonare l'universo. Successivamente, durante il duello finale tra Horus e l'imperatore, quando Horus sembrerà avere vinto, Person arriva a consegnare al suo vecchio amico la Tame, un pugnale artefatto che poco dopo l'imperatore userà per sconfiggere Horus. Ed è qui che, per dare tempo all'imperatore di riprendersi, Ollanius Person si mette di fronte ad Horus e lo affronta con il suo fucile laser, finendo inevitabilmente polverizzato. Tra l'altro, una cosa che mi piace davvero tanto è che nel racconto del duello finale, oltre a Person, hanno un ruolo rilevante anche altri personaggi, in particolare lo Space Marine Gabriel Loken e il Custodes Cecaltus Dusk. In pratica Abnet tiene in zona tutti gli elementi delle varie versioni del mito di Ollanius Pius. La seconda figura a cui si ispira la leggenda è invece Ollanius Pierce, detto Olli, un tipo un po' cazzone. Pierce era uno dei tanti soldati dell'esercito imperiale che difese la terra dalle forze traditrici durante l'assedio finale e la sua strada si incrociò con quella di Hari Har, un rimembrante, cioè un cronista e storico caricato di documentare le vicende in corso. Hari poté assistere a diversi episodi di eroismo compiuti da Pierce e anche altrettanti colpi di fortuna, perché il soldato venne salvato più di una volta da Genetia Kroll, la boss delle Sorelle del Silenzio. Pierce non è perfetto, ma sul campo di battaglia compie gesta eroiche o fortemente simboliche. Affronta nemici molto più potenti e spaventosi di lui. Tiene alto il vessillo dell'imperatore incoraggiando gli altri soldati, tanto che Hari lo include nella sua cronaca degli eventi. Pierce morirà durante la caduta dello spazioporto del Muro dell'Eternità, proteggendo un vessillo dell'imperatore, senza ritirarsi di fronte all'attacco del primarca demone Angron in persona, che ovviamente lo falcia senza pietà. La cosa ironica è che tempo prima aveva chiesto ad Hari di nobilitare le sue gesta nei racconti, proponendogli, tra le tante esagerazioni, di descriverlo a difesa dell'imperatore stesso, faccia a faccia con Horus, ma il rimembrante aveva rifiutato, sostenendo che nessuno avrebbe mai creduto a una scena simile. Eppure sappiamo che il mito si è diffuso lo stesso, in qualche modo. Personalmente mi piace molto il modo in cui GV ha sistemato la questione, riuscendo a mantenere l'alone di leggenda attorno a una figura tanto amata. L'idea che alla fine sia solo un mito, atto dall'intrecciarsi di varie storie, magari altre ancora rispetto a quelle che vi ho raccontato, modificatosi con il passaparola nei millenni, pur mantenendo un fondo di verità oggettivo, mi affascina molto. Se vi va, parliamone nei commenti. Nel frattempo vi ringrazio per avermi seguita fino a qui e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Oppure venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio sito villanoriSpace.it. Come sempre trovate tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti gli eroici martiri che l'hanno già fatto.